Intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, GPT-3, tutto quel mondo di intelligenza artificiale che crea contenuti. È forse una nuova rivoluzione industriale, non solo uno dei modelli più significativi nel campo dell'intelligenza artificiale, ed è destinata a cambiare il mondo come noi lo conosciamo e probabilmente anche buona parte della tua professione. Mi sono messo con calma per iniziare questo anno con uno specialone per far capire che cos'è ChatGPT, le specifiche, da dove arrivano i modelli linguistici, i parametri che sono stati utilizzati per costruirla. Non solo, analizzeremo anche le fonti dati utilizzati per addestrare GPT-3, qual è la sua accuratezza, cosa può fare e come farglielo fare. Voglio che finiate questo video avendo ben chiaro di che cosa state parlando, quali sono gli utilizzi che potete fare voi ora in questo momento e quali sono le conseguenze a medio e lungo termine, e magari che riusciate anche a spiegare più o meno meglio di come l'ho trovato in giro, come è nato, perché e quali sono i meccanismi con cui funziona. Io sono Matteo Flora, questo è lo specialone, arrivo dalla sicurezza telematica ma vengo in pace, faccio l'imprenditore seriale e questo è uno degli ambiti su cui sto lavorando di più nell'ultimo anno, e questo che state vedendo invece è lo speciale intelligenze artificiali generative di Ciao Internet. Ciao Internet, iniziamo a vedere che cos'è GPT-3, la mamma alla base di ChatGPT, il software che forse alcuni di voi hanno utilizzato, ma se non lo avete utilizzato non preoccupatevi. Più avanti in questo video lo utilizzeremo un bel po' per capire un po' meglio come utilizzarlo e perché. E che cos'è l'intelligenza artificiale di GPT-3 lo faccio raccontare da GPT-3 stesso. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro video su GPT-3, il più grande modello di linguaggio naturale mai creato fino ad oggi. GPT-3, abbreviazione di Generative Pre-trained Transformer 3, è un modello di intelligenza artificiale sviluppato dall'azienda OpenAI. È stato progettato per comprendere e generare il linguaggio umano in modo estremamente accurato, permettendo di svolgere diverse attività come rispondere a domande, tradurre testi, scrivere storie e molto altro ancora. Ma come funziona GPT-3? A differenza dei modelli di intelligenza artificiale tradizionali, che devono essere addestrati su un gran numero di dati per imparare a compiere specifiche attività, GPT-3 è già preaddestrato su un enorme quantitativo di dati di testo provenienti da Internet. Questo gli permette di comprendere il linguaggio umano in modo molto accurato fin dall'inizio, senza bisogno di ulteriori addestramenti. GPT-3 è stato progettato per essere estremamente flessibile e può essere utilizzato per una vasta gamma di attività. Ad esempio, può essere utilizzato per rispondere a domande in modo accurato e naturale, tradurre testi da una lingua all'altra con una elevata precisione, scrivere storie e testi in modo coerente e persino creare contenuti online come post sui social media o articoli di giornale. GPT-3 rappresenta un enorme passo avanti nella comprensione e nell'utilizzo del linguaggio umano da parte delle intelligenze artificiali. Siamo certi che in futuro vedremo ancora più applicazioni di questo straordinario modello e non vediamo l'ora di scoprire tutto ciò che sarà in grado di fare. E ora lasciamo spazio a Matteo, che ci parlerà di alcuni esempi concreti di come GPT-3 viene utilizzato nella vita di tutti i giorni e di come questo modello di intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo e ci divertiamo. Grazie per averci seguito in questo video su GPT-3. Speriamo che questa introduzione vi abbia fornito una panoramica delle straordinarie capacità di questo modello di linguaggio naturale e vi invitiamo a guardare il nostro prossimo video per scoprire ancora di più su questa tecnologia sorprendente. A presto! Fa abbastanza impressione, vero? Quello che avete visto è ChatGPT, a cui è stato chiesto di scrivere il testo di un video, uno script di un video per YouTube che racconti che cos'è GPT-3, aggiungendo in fondo poi passa la parola a Matteo e saluta invitando al prossimo video. Non è stato toccato niente, nemmeno una virgola, nemmeno gli errori, un paio li avete sentiti. Quello è stato poi passato a Synthesia AI, che è un sistema che prende uno script e genera quello che avete visto. In questo caso particolare, come forse avete visto, si può dare anche un background, che è lo stesso che vedete dietro di me. Non solo, si può anche dare loghi, non loghi e scegliere diverse voci e diversi modelli per creare quello che è a tutti gli effetti, in italiano ancora un po' stentato come avete visto, un sistema
che emuli un umano. Riprendiamo quello che ha detto andando un po' più nel dettaglio. Che cos'è GPT? ChatGPT è basato su GPT-3. GPT che cos'è? GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, un trasformatore generativo preaddestrato. Che cos'è? È in realtà un potente modello linguistico di terza generazione, sviluppato da un consorzio che si chiama OpenAI, un'azienda di intelligenza artificiale con sede a San Francisco, in California. Il beta test di GPT-3 è iniziato nel luglio del 2020. È in grado di comprendere facilmente i problemi e di generare testi simili a quelli umani in pochi secondi. GPT-3 è l'ultimo esempio di una lunga serie di modelli, come detti, preaddestrati. Ce ne sono una serie, c'è BERT di Google, ad esempio, Ciao, e c'è... Ops, è ciao a partito tutti. di nuovo per sbaglio il video. C'è BERT di Google e Turing NLG, ad esempio, di Microsoft. I modelli preaddestrati sono delle reti di grandi dimensioni addestrate su serie massicce di dati, di solito addirittura senza supervisione, cioè non è necessario per ogni singolo passaggio validare il training. Allora, già subito dopo il suo rilascio, internet è stato più o meno invaso da esempi di testo generati da GPT-3. È diventato ancora più famoso ultimamente perché l'ultima release, ChatGPT, offre online, poi vediamo dove e come, la possibilità diretta di provarlo e di interloquire a passaggi successivi. OpenAI lavora in realtà da tanto per la costruzione di modelli linguistici e ogni scoperta ha fatto più o meno una notizia, ma GPT-3 sembra essere proprio il punto di svolta nel campo delle AI. Iniziamo a dare un'occhiata alle diverse specifiche di GPT-3. GPT-3 è stato creato utilizzando 175 miliardi di parametri. Nessuno dei modelli linguistici precedenti ha utilizzato un numero così elevato di parametri. Per darvi un'idea, questo è come sono stati addestrati gli altri: BERT, GPT-2, T5, Turing NLG, GPT-3. Giusto per dare un'idea. Su che cosa è stato addestrato? È stato addestrato con circa 45 terabyte di dati testuali, che includono come fonti Wikipedia, Google Books 1 e 2, quindi quasi tutti i libri che sono in Google Books, e tutorial di programmazioni. Non solo, il 60% circa dei dati per il preaddestramento del modello di GPT-3 è stato preso da Common Crawl. Che cos'è Common Crawl? È un'organizzazione che effettua lo scandaglio e la memorizzazione del web, il crawling, e mette a disposizione del pubblico tutti i propri archivi e set di dati. Gli archivi di Common Crawl consistono in petabyte di dati raccolti dal 2011. Amazon Web Service ha iniziato a ospitare gli archivi di Common Crawl attraverso il suo programma di set di dati pubblici, credo nel 2012. Ora, prendendo quindi tutto quello che c'è su internet di indicizzato, tutti i libri di Book 1 e Book 2, più tutto Wikipedia, GPT-3 ha appreso che cosa? In realtà semplicemente le dipendenze statistiche tra parole diverse, che sono state codificate come parametri nella sua rete neurale. GPT-3 non sa le cose, sa la parola successiva e quelle successive di una serie di discorsi che noi iniziamo. Ora, da un punto di vista più o meno hardware, GPT-3 ha 96 strati di decodifica ed è costituito su un sistema che ha 285.000 core di CPU, 10.000 unità di elaborazione grafiche, GPU, e circa 400 gigabit per second di connettività di rete per ogni server GPU. È stato addestrato con un computer sviluppato collettivamente da Microsoft e OpenAI. Vi dicevo prima che se andiamo a vedere come è stato generato rispetto ai competitor è qualcosa di davvero sconvolgente. Ora, l'utilizzo di modelli preaddestrati, cioè addestrati prima e poi utilizzati senza bisogno di ritararli ogni volta, e poi tutta la loro
utilizzo per risolvere compiti più o meno generici, è una tendenza che è diventata molto molto popolare nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale. Come vi dicevo, BERT usa 110 milioni di parametri BERT di Google, ed era già abbastanza bravo nel farlo. Il modello di grandi dimensioni utilizza 350 milioni di parametri, il modello vecchio di GPT-2 arrivava a 1,5 miliardi di parametri, T5 11 miliardi di parametri, Turing NGL, che era il modello che noi conoscevamo come più grande, aveva 17 miliardi di parametri. Qui siamo a 10 volte tanto. Parliamo un attimo invece però del set dei dati che sono stati utilizzati per addestrare GPT-3, perché è molto 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 interessante. Ve l'ho detto velocemente prima, ma abbiamo una bellissima slide. In GPT-3 sono stati utilizzati 5 set di dati: Common Crawl, WebText 2, Book 1, Book 2 e Wikipedia. La seconda colonna guarda quanti token sono stati utilizzati, espresso in miliardi di token. I modelli di GPT-3, che utilizzano 175 miliardi circa di parametri, sono stati addestrati con circa 500 miliardi di token in totale, di cui Common Crawl con 410 miliardi di token rappresenta circa il 60% dei dati di addestramento, cioè il 60% delle cose che sa o che utilizza GPT-3 arriva dalla common knowledge di internet. L'ho letto su internet, portato all'ennesima potenza. WebText ha 19 miliardi di token, che contribuisce per circa il 22% dei dati. Poi ci sono Book 1, Book 2 e Wikipedia con i rispettivi token. Poi abbiamo il peso all'interno della matrice di addestramento e poi la percentuale utilizzata nell'addestramento per i 300 miliardi di token. Poi c'è come funziona, perché la cosa impressionante è come funziona normalmente questo sistema con quelli che vengono chiamati shot. Che cos'è lo shot? Il colpo. Lo shot è quanto numero di domande devo fargli prima che mi dia una risposta. E gli shot sono molto bassi. L'accuratezza raggiunta tra 0 e 1, cioè pochi shot, in funzione dei parametri del modello di GPT-3, è impressionante. Nel grafico si mostra che l'accuratezza del modello ovviamente aumenta con il numero dei parametri. Non solo, non è necessario né eseguire l'aggiornamento di quelli che vengono chiamati gradienti, cioè rimettere a posto e fare una messa a punta del modello, né specializzarlo. È sufficiente interagire col modello utilizzando i parametri che ti dà a disposizione, cioè continuando a parlare. È il motivo per cui ChatGPT migliora mano a mano. Oppure l'altra cosa che funziona molto bene, è fornire degli esempi del compito che stiamo cercando di portare a termine, e il modello funziona da solo. I modelli più grandi fanno un uso sempre più efficiente, oltretutto, delle informazioni presenti nel testo. Il modello qui sopra, che vedete in zero shot, predice la risposta con la sola descrizione in linguaggio naturale. In questo caso non viene aggiunto niente in addestramento. Il modello one shot vede un singolo esempio del compito insieme alla descrizione. Solo uno. In poche riprese, insieme alla descrizione del compito, il modello si stabilizza fino a un 60% di precisione, che è incredibile. Ma basta con il parlare di teoria, vediamo insieme qualche esempio. Come si inizia? Si inizia nel più semplice dei modi, chiedendo semplicemente, la cosa più veloce per arrivarci è chiedere a Google ChatGPT, proprio scrivendo ChatGPT, mi manda in questa pagina di OpenAI, dove c'è sotto try ChatGPT, prova ChatGPT. ChatGPT è il modo con cui io riesco a interagire molto velocemente, e qua sotto abbiamo gli esempi. Ne ho presi una serie, giusto perché così almeno li ho già pronti da commentare, e li vediamo magari assieme, passo a passo, partendo da questo. Ora, ciao, e qua ci siamo. Ciao, come posso aiutarti oggi? Scrivimi una poesia sullo stile di Eugenio Montale, su quanto sia meraviglioso stiracchiarsi la mattina appena svegli. Punto. Tutto qui.
La partenza e la sua risposta, beh, la vediamo assieme. Ecco una poesia che ho scritto per te. Stiracchiarsi al mattino è un piacere unico, un modo per allungare i muscoli e il sonno. Come un gatto che si sveglia dopo un lungo riposo, ci si sente rinvigoriti e pronti per affrontare il giorno. Il sole filtra dalla finestra e il canto degli uccelli ci saluta con allegria. Stiracchiarsi al mattino è un gesto semplice che racchiude in sé un mondo di benessere. Non c'è niente di meglio che iniziare la giornata con un bel respiro profondo e un sorriso sincero. Non solo, posso anche modificarlo. Se io gli chiedo invece dello stile di Eugenio Montale di scriverlo nello stile di Ungaretti, cosa fa? Crea la stessa cosa? Beh, proprio no. In questo caso quello che ottiene è nello stile di Giuseppe Ungaretti, ha capito di chi parlavamo. Stiracchiarsi al mattino è un rito sacro, un gesto che ci connette alla vita e alla bellezza. Come un bambino che si sveglia e scopre il mondo con stupore, ci si sente pieni di gioia e vitalità. Le braccia si allungano verso il cielo, il respiro si fa profondo e la mente si apre. Stiracchiarsi al mattino è un atto d'amore, un modo per abbracciare la vita e il suo mistero. Non c'è niente di più bello che iniziare la giornata con un sorriso sincero e una carezza al cuore. E già qui inizia a fare un po' impressione, vero? Almeno a me inizia a fare impressione. Possiamo anche cambiare stile, Possiamo chiedere di, che ne so, di farci una serie di haiku. Le poesie brevi giapponesi. 767. Nella luce del sole, stiracchio le braccia e gambe. Rinnovata la vita. Come un fiore che sboccia, stiracchio il corpo stanco, ringiovanito. E via, 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 via. Già. E mica si ferma qui, perché le poesie sono una cosa, molto complessa da creare, è un esempio di bellezza. Ma diventa molto bravo quando deve spiegare le cose. Davvero, davvero molto bravo. Ho provato a farlo in modi diversi, anche qui. La cosa più bella che può fare è cambiare il tono. Scrivi una descrizione scientifica di che cos'è il quantum entanglement. Se non sapete che cos'è il quantum entanglement, qui ve lo spiega. E vi dice: il quantum entanglement è un fenomeno quantistico che si verifica quando due o più particelle quantistiche sono correlate in modo tale di avere proprietà definite solo in relazione l'una all'altra. In altre parole, le particelle sono intrecciate in modo tale che una modifica delle proprietà di una particella può influire istantaneamente sulla proprietà dell'altra, anche se le particelle sono separate da grandi distanze. Il quantum entanglement è stato realizzato da Einstein, Podolsky e Rosen nel 1935, ma è stato sperimentato solo molti anni dopo. Oggi è uno degli argomenti più studiati e controversi della fisica quantistica, in quanto va contro il concetto di causalità classica, secondo il quale gli effetti devono essere preceduti dalle cause. Il quantum entanglement ha diverse applicazioni, bla bla bla. Mettiamo caso che non abbiate capito, che è un po' complesso, no? Ok, adesso scrivi una descrizione invece che scientifica, spiegami cosa è il quantum entanglement come fossi un bambino di 6 anni. E qui cambia il tutto, e cambia in maniera davvero significativa, perché a questo punto il testo diventa diverso, molto più semplice. Il quantum entanglement è un fenomeno molto speciale che succede quando due particelle sono legate in modo molto stretto, anche se queste particelle sono lontane l'una dall'altra e possono ancora influenzarsi a vicenda, come se fossero gemelle che si sentono sempre vicine, anche se sono in due posti diversi. Per esempio, immagina di avere due palline legate insieme con un elastico. Anche se sposti una pallina dall'altra parte della stanza, l'altra pallina sentirà sempre il movimento della prima. Questo succede perché le palline sono legate insieme dall'elastico. Il quantum entanglement è un po' come questo, ma con particelle molto piccole che sono legate insieme in modo molto stretto. Anche se queste particelle sono lontane l'una dall'altra, possono ancora influenzarsi a vicenda. Questo può sembrare un po' strano, ma è un fenomeno molto reale e molto importante per gli scienziati. Se non siete terrorizzati arrivati fin qui, posso continuare. Scrivimi lo script per un video su YouTube che insegna ai bambini che cos'è il quantum entanglement, un po' come abbiamo fatto prima. E qui dà forse il meglio di sé, devo dire la verità. Perché in questo caso parte e inizia a dire: ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sulla fisica quantistica. Oggi parleremo di un fenomeno molto speciale e un po' strano che si chiama quantum entanglement. Immaginate di avere due palline legate insieme da un elastico. Anche se spostate una pallina da una parte all'altra della stanza, l'altra pallina sentirà sempre il movimento della prima, perché sono legate insieme dall'elastico. Il quantum entanglement è un po' come questo, ma con particelle molto piccole che sono legate insieme in modo molto stretto, anche se queste particelle sono lontane, bla 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 bla.
Il quantum entanglement ha diverse applicazioni pratiche, come la crittografia, che permette di inviare informazioni in modo sicuro e non intercettabile. Spero che questo video vi sia stato utile per capire meglio cos'è il quantum entanglement. Grazie di averci seguito. A presto con un nuovo video sulla fisica quantistica. Ho visto divulgatori fare video assolutamente peggiori di questi. E si continua, perché gli stili possono cambiare in maniera sostanziale. Ad esempio, possiamo chiedergli: scrivimi un breve testo teatrale in stile drammatico dove due soggetti parlano di quantum entanglement. E qui entra Sara. Sara: ciao, cosa fai qui tutto solo al buio? Entra Marco: sto pensando al quantum entanglement. Al quantum cosa, Sara? Marco: entanglement è un fenomeno quantistico che si verifica quando due particelle sono correlate in modo tale da avere proprietà definite solo in relazione l'una all'altra. Mi sembra di capire poco o niente. È un concetto difficile da comprendere, lo so, ma è altamente affascinante. Immagina di avere, qua cambia esempio. Immagina di avere due esempi che si trovano in due città diverse, anche se non si parlano, si vedono, possono ancora sentirsi vicini e avere le stesse emozioni e pensieri. Il quantum entanglement è un po' come questo, solo con particelle invece di persona. Ma come funziona? Non lo sappiamo con certezza, è uno dei misteri più affascinanti, bla bla bla. Spero che un giorno possiamo comprendere completamente, grazie per avermelo spiegato. Prego, è stato un piacere, è un po' banalotto, però sembra un po', non lo so, i testi teatrali che poteva provare a fare un ragazzino estremamente acculturato delle medie, fine medie o una cosa del genere. Non solo, potete anche cambiare, potete ambientarlo nel Medioevo in cui due contadini chiamati Enrico e Faustus discutono di meccanica quantistica. Fallo come fosse un'opera di Shakespeare. E qui ecco un breve testo che ho scritto per dentro, Enrico. Buongiorno Faustus, come va il raccolto quest'anno? Entra Faustus: male Enrico, il raccolto è scarso e il cielo è sempre nuvolo, ma ho sentito di una cosa strana che forse potrebbe cambiare la sorte della nostra vita. Di cosa parli, Faustus? Parlo della meccanica quantistica che mi è stata spiegata da uno studioso di passaggio. Dice che le particelle sono intrecciate come le dita e che il destino di uno dipende da quello dell'altra. Non capisco bene, mi sembra una sciocchezza. Lo so, è difficile da comprendere, ma a quanto pare è una cosa importante. Mi ha parlato di teletrasporto e di crittografia e di cose che non avrei mai immaginato. Ma come può essere possibile? Non lo so, Enrico, è un mistero ancora da risolvere, ma forse un giorno potremmo usare questa conoscenza per migliorare la nostra vita e quello degli altri. Spero che tu abbia ragione, Faustus. Grazie per avermelo raccontato. Prego, è stato un piacere. A presto. Ed escono. E... vabbè, facciamo qualcosa di più pratico. Se non vi ha impressionato ancora questo, che è quello che a me impressiona di più, è molto brava bravo o brava, non lo so. In realtà tendo a usare il femminile perché è intelligenza artificiale. Comunque ChatGPT è molto brava nello scrivere, ad esempio, codice per computer. Non mi credete? Questo è un altro esempio che ho tirato fuori. Scrivimi un programma per computer che possa calcolare la data di nascita di una persona, data la data di nascita di una persona, in che fase era la luna. E non solo mi crea codice in Python, in questo caso, ma me lo spiega, dice: può calcolare, dato il giorno, il mese e l'anno di nascita di una persona, in quale fase si trova la luna in quel momento. Non solo funziona come codice, non solo chiama le funzioni in maniera giusta, calcola fase lunare, giorno, mese, anno, ma me la commenta. Così almeno passo a passo mi commenta i singoli passi che mi servono e mi scrive poi il risultato. Finisce quasi sempre gli esempi con una prova di lancio. Esempio di utilizzo del programma 15.6.1990, eccetera. E ti scrive sotto come funziona. Il programma calcola il numero di giorni trascorsi dal 1 gennaio 1900, data di nascita specificata. Quindi utilizza questo valore per calcolare il numero di cicli lunari in quel momento di giorni, in quel numero di giorni, Infine utilizza i giorni rimanenti per determinare la fase della luna in quel momento, bla bla bla. Bene, codice lo fa per 1000 cose, lo fa in JavaScript, lo fa in Python, abbiamo provato a farlo in COBOL, lo fa benissimo, tra l'altro, se gli dai il nome di una funzione e gli spieghi che cosa fare, ovviamente con una capacità inverosimile di conoscere i vari modi, i vari stili, perché li riprende da tutto quello che sa e che conosce. Un altro esempio ancora in più, cambiamo parte dal codice al marketing.
Scrivimi una cold letter. Se non sapete che cos'è la cold letter, è la mail di spam, la mail al brucio, ok? Senza che prima ti abbia mai contattato. Di marketing per vendere il mio servizio di colorazione dei gatti. Scrivimi 3 motivi per cui il cliente ha bisogno assoluto dei miei servizi e termina con un invito a contattarmi per fissare una chiamata in cui dettaglio l'offerta. E qui parte e... Ecco la call letter. Gentile cliente, sono lieto di presentarle il mio servizio di colorazione dei gatti che offre ai proprietari di animali domestici la possibilità di personalizzare il loro fido compagno a 4 zampe. Ma perché scegliere proprio il mio servizio? Ecco 3 motivi per cui il suo gatto ha bisogno assoluto dei miei servizi. Il mio servizio utilizza solo prodotti di alta qualità, sicuri e rispettosi della pelle del gatto. Potrà così godere della bellezza dei colori senza preoccuparsi della salute del suo amico peloso. La colorazione del gatto è un modo divertente e originale per esprimere la personalità del proprio animale domestico. What? Con il mio servizio potrà scegliere tra una vasta gamma di colori e sfumature per rendere il suo gatto unico e speciale. La colorazione del gatto è un ottimo modo per proteggere, questa non so da dove sia venuta fuori, è un ottimo modo per proteggere la pelle degli animali dai raggi UV durante l'estate. Col mio servizio potrà proteggere il suo gatto dai danni causati dal sole e garantire una pelle sana e in buona salute. Spero di aver suscitato il suo interesse per il mio servizio di colorazione dei gatti. Se desidera saperne di più o fissare una chiamata per discutere l'offerta in dettaglio, non esiti a contattarmi. Sarò lieto di rispondere a tutte le sue domande e aiutarla a scegliere la soluzione migliore per il suo gatto. Cordiali saluti. Nome e cognome. Non solo, in realtà in giro per il mondo ChatGPT sta diventando un problema sociale, soprattutto per quanto riguarda la scuola e quasi tutte le istituzioni di istruzione. Perché? Perché tante persone, tanti studenti lo stanno utilizzando per rispondere alle domande, soprattutto quando le domande ti danno 3 scelte diverse e copi e incolli. Ho provato a farlo con una cosa secondo me più complessa, la parafrasi. E voi dite, in che senso la parafrasi? La parafrasi. Fammi la parafrasi di questi versi dell'Odissea. Tosto che in lor del pasteggiar fu pago del bere il natural talento, volgeano ad altro il core, al canto e al ballo, che di ornamenti son d'ogni convito. Che gli ornamenti son d'ogni convito. E dici, vabbè, non ce la può fare. I versi di Odissea che hai citato parlano del comportamento degli ospiti in un banchetto. Una volta che hanno soddisfatto i loro desideri di mangiare e bere, una volta sazi, gli ospiti si dedicano ad altre attività come il cantare e il ballare, che sono considerati elementi decorativi e di intrattenimento di ogni festa. In altre parole, quei versi descrivono come gli ospiti di un banchetto, una volta che hanno soddisfatto il loro appetito, si dedicano ad altre attività per divertirsi e trascorrere il tempo in modo piacevole. Chiudo con un altro esempio, poi ci sarà tempo, vedrete alla fine di questo video vi lascio una newsletter che ho fatto partire in cui poi chiacchierare un po' più spesso insieme di applicazioni più pratiche. Questa vuole solo essere una lunga ma diciamo importante introduzione al fenomeno delle AI generative, facendovi vedere cose che magari non sapevate che poteva fare. Proviamoci con un'altra parte allucinante. Scrivimi una favola con una morale in cui una bambina di nome Camilla, bionda, incontra un criceto magico di nome Sebastian che le spiega il valore dell'essere gentile con i compagni di classe, anche se loro sono dispettosi. E sì, la fa. Lo so che è incredibile, ma la fa. C'era una volta una bambina di nome Camilla, dai capelli biondi e luminosi. Un giorno, mentre giocava nel parco, incontrò un piccolo criceto magico di nome Sebastian. Sebastian era un criceto molto saggio e aveva il potere di parlare con gli esseri umani. Si avvicinò a Camilla e le disse: «Ciao, sono Sebastian, il criceto magico. Ho visto che sei molto gentile con i tuoi compagni di classe, anche quando sono dispettosi con te. È molto importante essere sempre gentili con gli altri, anche quando non ci trattano bene». Camilla ascoltò attentamente le parole di Sebastian e capì che aveva ragione. Decise quindi di cercare di essere sempre gentile con i suoi compagni di classe, anche quando non era facile. Con il tempo Camilla divenne sempre più amata dai suoi compagni di classe che apprezzavano la sua gentilezza.
e il suo sforzo per essere sempre disponibile e comprensiva. Anche Sebastian, il criceto magico, era molto orgoglioso di Camilla e spesso la incoraggiava a continuare ad essere gentile e a non farsi influenzare dal comportamento negativo degli altri. Un giorno Camilla fu invitata alla festa di compleanno di uno dei suoi compagni di classe, che in passato era stato spesso dispettoso con lei. Camilla decise di accettare l'invito e di andare alla festa, sperando di poter dimostrare a tutti che era in grado di essere gentile anche con chi non lo era con lei. Alla festa, Camilla si divertì moltissimo e riuscì a far sorridere anche il suo compagno di classe, che aveva capito l'importanza di essere gentili con gli altri. Da quel giorno in poi il rapporto tra Camilla e il suo compagno di classe migliorò notevolmente e divennero grandi amici. La morale di questa storia è che essere gentili con gli altri, anche quando non lo sono con noi, ci rende migliori persone e ci aiuta a costruire relazioni positive e negative e durature. Grazie a Sebastian, il criceto magico, Camilla imparò questa importante lezione e decise di seguirla per sempre. Carino, vero? Carino, vero? Che cosa dire? Si capisce un po' che cosa sta succedendo in realtà. Non è niente di assurdo. Il sistema prende e completa quelle che sono tutta una serie di frasi. Le completa secondo quello che per lui è il più probabile, il più probabile completamento possibile. È il motivo per cui una AI generativa non è ad esempio il massimo della vita per risolvere problemi matematici, non sta completando qualcosa. Tante volte troverete in giro un mucchio di esempi in cui fanno degli esempi matematici anche solo del quando avevo 6 anni mia sorella aveva la metà dei miei anni, adesso che ne ho X quanti ne ha lei, e sbaglia, perché non è un testo generato. Sono informazioni matematiche di base. Tante volte sbaglia con dei fatti dove non li ha, inventa. Spiegandolo a un amico mi sono detto sogna. Ed è molto simile. Sulla base delle conoscenze che ha a disposizione, non sapendo che cosa è vero o cosa no, almeno in questa iterazione, il sistema sogna. Ora, quanto hype c'è e quanto no? Allora, innanzitutto stiamo parlando di un effort colossale. Il processo di training, secondo un rapporto, avrebbe richiesto tipo 350 giga di memoria e solo trainare GPT-3 in questa iterazione sarebbe costato 12 milioni e mezzo di dollari. Non c'è dubbio che GPT-3 sia degno di nota. È stato addestrato con tutto l'internet conosciuto. C'è da dire che ci sono esempi negativi e margini di miglioramento. Tra i margini di miglioramento, ovviamente li abbiamo visti, il fatto di conoscere il mondo reale, ad esempio il cut-off, cioè dove hanno tagliato la sua conoscenza è a fine del 2020, quindi 2021. Quindi se gli chiedete ad esempio chi è il Presidente del Consiglio in Italia, dice ancora Draghi, credo, o Draghi o Conte, non mi ricordo più. Ma, a parte quello, stiamo parlando comunque di un'intelligenza artificiale che nelle prossime versioni potrebbe essere aggiornata a un'ora fa, un minuto fa, non è tanto quello la differenza. C'è da capire quali sono i risvolti, dove ci stiamo portando. Tante cose le fa meglio di un junior, mettiamola così, molto meglio di un junior a un lavoro. La fa molto meno bene, molto peggio di un senior, ma ancora una volta il fatto di avere tante volte un lavoro fatto velocemente abbastanza buono è più di quello che fa qualunque tipo di dilettante o di persona che non conosce un argomento. Certo, con la possibilità di prendere delle trambate fenomenali in mezzo agli occhi. E c'è un problema sociale non indifferente. Il motivo per cui il senior è diventato senior, il motivo per cui la persona competente è diventata competente, è che si è fatto una gavetta enorme per mesi, anni, dietro a qualcosa dove non era in quel momento particolarmente bravo. Se noi togliamo la possibilità per qualcuno di sostentarsi, di vivere, di farsi pagare poco, è male, poco, sfruttato, quello che è un altro problema quello, però di farsi la gavetta per imparare, perché quel sistema che deve imparare è più bravo, il sistema intelligenza artificiale, che non il junior, non avremo più i senior. Altri problemi?
la moderazione dei contenuti. Cerca di essere molto molto buona, cioè GPT-3, quindi si possono evadere i filtri, magari faremo un video dedicato a quello, ma in linea di massima tende a non darci una serie di informazioni che pensa essere non adeguate, e in questo, da questo punto di vista è un po' particolare, perché decide lui, che cos'è il bene e il male, bloccando tutta una serie di cose sulla base di bias, di pregiudizi che qualcuno gli ha instillato, e chi instilla i pregiudizi in questo momento è in una posizione estremamente di forza. Potete utilizzare o no questi contenuti in via commerciale, non quelli di ChatGPT, c'è la versione con le API a pagamento che potete utilizzare, non costano neanche tantissimo, ma anche lì lo vedremo tra i prossimi video, ho intenzione di farne una sequenza, quindi tra parentesi, visto che ho intenzione di farne una sequenza, è il momento giusto per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché ne vale la pena. Altre cose da dire. Sam Altman, il CEO della società, cosa dice rispetto a tutto l'hype che ultimamente è nato, cioè cosa diceva nel 2020 in realtà, ancora prima che l'hype diventasse così tanto, diceva, ce l'ho qui, hype is way too much, it's impressive. L'hype è veramente troppo, sì è impressionante, grazie per i complimenti, ma ha ancora una serie di debolezze incredibili e fa degli errori molto stupidi. La I cambierà il mondo, ma GPT-3 è solo all'inizio e abbiamo ancora un sacco di cose da capire. Ed è vero, abbiamo ancora un sacco di cose da capire e da comprendere, ed è per quello che però è il momento giusto per iniziare a capire come si sta muovendo questo mondo e dove ci porterà. È il momento di capire come utilizzarlo o di che cosa essere spaventati o meno. Tutto qui. Spero che questa mezz'oretta passata assieme vi abbia chiarito una serie di cose. Trovate in descrizione tutta una serie di link per iniziare a parlare, ma ne parleremo ancora in quest'anno. Tanto. Quindi iscrivetevi al canale e se volete ho fatto partire una cosa ancora diversa. Ho fatto partire una newsletter dedicata che si chiama Intro to AI. La trovate a landing.matteoflora.com/AI. Potete registrarvi e di lì, settimana per settimana, andrò a raccontare tutta una serie di applicazioni pratiche dietro all'intelligenza artificiale generativa, facendovi vedere come la utilizziamo veramente e come fare passo a passo determinate cose. Non è detto che sia la strada giusta, è una strada che però vale la pena di conoscere e di studiare. O almeno, questo è quello che penso io. Voi cosa ne pensate? C'è ancora un mondo di cose da parlare. Proprietà intellettuale, etica, il mondo. Lo faremo passo a passo durante quest'anno. Per adesso, buon anno, buon inizio anno. Grazie mille per avermi ascoltato. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per iscrivervi alla nuova newsletter e come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Ed estate parati.